cioè dove i cataloghi dei fornitori hanno 2 bicchieri Tiki, per esempio, noi ne abbiamo 60 così. Qui c'è uno showroom, noi abbiamo un campione pere in esposizione. Voglio acquistare quel prodotto, però non so come si usa, me lo devi spiegare. Tu ci metti come un pachiderma dei mesi a portare avanti un progetto. È facile da gestire la cosa. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Siamo appena arrivati in uno dei posti più iconici di Dubai. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Allora ci siamo inventati, e anche qui siamo gli unici al mondo, Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi, In mezzo al deserto. direttore di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Quasi 20.000 prodotti a catalogo, un e-commerce e anche uno showroom decisamente importante. Siamo nel Piacentino e oggi andiamo a scoprire un'azienda che da 40 anni si occupa di forniture, di attrezzature per bar, ristoranti e hotel. Oggi parliamo di un'azienda nata più di 40 anni fa come impresa familiare e cresciuta grazie alla passione per l'innovazione e la condivisione dei migliori prodotti del settore. In questa puntata ci occuperemo di attrezzature per bar e ristoranti e scopriremo come questa impresa sia riuscita a mantenersi sul mercato per così tanto tempo grazie alla grande capacità di adattarsi ai cambiamenti e alla continua ricerca delle novità e dell'eccellenza. Parleremo con Giorgio, il fondatore, e con sua figlia Camilla, che ci accompagneranno all'interno del loro fornitissimo showroom e ci racconteranno quali sono state e quali sono le strategie che fanno di questa azienda un'impresa di successo in un mercato con un'altissima volatilità e competizione. Non solo, scopriremo anche come siano stati pionieri nel mondo digitale aprendo il loro primo e-commerce nel 2006 e come oggi questo sia uno strumento fondamentale per la loro strategia di vendita che prevede un'ampissima gamma di forniture con quasi 20.000 articoli a catalogo. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. RG di cosa si occupa? Forniture alberghiere è un termine molto vecchio, attrezzature per bar e ristoranti professionali aperte al pubblico, dove il pubblico sta per il professionale e il privato. Se uno vuole acquistare come privato non gli diciamo di no. Sappiamo che non siamo un negozio di casalinghi, quindi lo standard è quello di un'azienda un po' più che aspira a un altro tipo di segmento del pubblico, quindi ristoranti, bar, eccetera. Voi prevalentemente con i vostri clienti principali lavorate prevalentemente a distanza? Quindi Ci con fornitura, spedizione, eccetera, oppure prevalentemente vengono qui? L'azienda nasce come, qui c'è uno showroom, infatti rispetto a dei competitor o, per fare un esempio che conoscono tutti, la Metro, che è un cash and carry, io prendo il mio carrello, porto via, noi abbiamo un campione pere in esposizione, ci sono molte scorte a magazzino e poi tutto quello che non è magazzino si può ordinare perché se è qui vuol dire che te lo possiamo procurare. Lui ha fondato l'azienda nell'83 perché voleva mettersi in proprio in questo settore e negli anni 90, dopo essere stati nel casalingo, quindi nelle famose liste nozze, Dio ce ne preservi, è passato al professionale perché ha visto che era un settore sicuramente più in crescita e in particolare il mondo del bar. Lui è sempre andato in giro a fare vendita e si è spostato su Milano. Una gran parte di esperienza che ci aiutava a captare quelle che erano le tendenze del momento, insomma, dall'hamburger alla pizza. È ancora così, perché quello che arriva a Milano adesso arriva qua in provincia, dopo 2 o 3 anni. Prima è stato il sushi, il poké,
la cucina etnica, fusion, ci sono dei locali che per fortuna abbiamo visto nascere, insomma, e crescere così, tipo il cocktail bar del Nottingham Forest a Milano, con cui facciamo le masterclass sul molecolare nel 99. Avevo ben 10 anni, quindi mi ricordo perfettamente. Oppure Shambhala, che è stato il primo ristorante etnico vietnamita di Milano, che purtroppo adesso ha chiuso, grande dispiacere, però è sempre stato un locale meraviglioso, e così tanti altri, perché come dice lui c'è sempre a imparare. A volte non sei tu che vai a portare ai clienti, ma tu dai clienti vedi cose che non conoscevi. I 3 livelli di distribuzione in azienda sono qua, fisicamente in sede, visto che vengono anche da molto lontano, e noi glielo auguriamo di poter venire, specie quando aprono locali nuovi, perché il sito non rende giustizia a quella che è non l'esposizione. puoi toccare con mano, No, poi neanche non ti rendi conto della quantità di prodotti, e con la vendita tradizionale continuo a indicarlo lui, perché lui in realtà è sempre la fetta più grande dell'azienda, quella che vende di più. E poi il sito internet, che è stato aperto la prima versione nel 2006, abbiamo lanciato un mese fa il quarto restyling, e adesso abbiamo aperto anche all'estero, ma c'è molto da fare, da crescere. Quindi questa è la zona cucina, quella piano terra, pentole, un po' di pasticceria, chiamiamola così, con quello che rimane del pentolame. La zona pizzeria, buongiorno. Cucina, pasta fresca e tutto quello che riguarda, insomma, il lavorare proprio in cucina. Fisicamente. E poi scusa, tutta la detergenza, che abbiamo cercato di limitare molto per una questione di appeal e di spazio, e la detergenza in generale di tutto. E questa è la parte, ripeto, originale dell'azienda, e che poi adesso, andando al piano di sopra, vi renderete conto, perché dopo un po' ha iniziato a stare stretto, insomma. Ah, che meraviglia. E qua partiamo con la sezione bar. E i bicchieri, quello che mi salta subito all'occhio è che avete un sacco di cose molto particolari. Allora penso che solo online ci siano qualcosa come 1200 rotti modelli, quindi visto che online non c'è tutto, immagino che qui in azienda di Campione ce ne sia qualcuno in più. Diciamo che l'aspirazione è sempre stata quella di arrivare a mettere a catalogo prima delle cose che gli altri non vedevano. Cioè, dove i cataloghi dei fornitori hanno 2 bicchieri tiki, ad esempio, noi ne abbiamo 60, così è facile da gestire la cosa. Perché la gente ci riconosce come quelli che hanno questo tipo di varietà. Oppure adesso un bicchiere che adesso è familiare a tutti, il Moscow Mule, perché ce l'hanno tutti a catalogo e adesso costa pochissimo, ma quando l'abbiamo scoperto, non ti so dire l'anno, però lo compravamo da un'azienda portoghese che faceva anche le cataplane, e che era tutto in rame, lo marchiava col logo Moscow Mule, e la gente impazziva, lo pagava anche 20 euro, 30 euro al pezzo. Adesso non si fa più questo tipo di operazione, perché la gente ruba le tazze e loro di spendere 20 euro a tazza non ne hanno più voglia, giustamente. Ma come tutte le cose, anche questa segue delle tendenze che poi vanno in crescita, poi a morire dopo un po'. A parte le tiki mag, perché per fortuna se ne vendono un pezzo per uno, anche solo per collezionare, se le tiene in casa. Le tiki mag sono bicchieri decorativi ispirati alla cultura polinesiana, ideali per servire cocktail esotici. Nati nei bar tiki statunitensi negli anni 30, questi bicchieri si sono poi diffusi globalmente. Spesso realizzati in ceramica, presentano forme colorate e intricate che raffigurano divinità e simboli tiki. Le tiki mag non sono solo bicchieri, ma vere e proprie opere d'arte collezionabili che evocano l'atmosfera delle isole del Pacifico. Nasce nell'83 l'azienda, e quindi sono 40 anni l'anno scorso che siamo sul mercato. 8 aziende su 10 chiudono entro i primi 5 anni, essere sul mercato da 40 anni vuol dire innanzitutto tanto di cappello e complimenti, perché non è banale. E chiedo l'aiuto dal pubblico, sì, perché lui è pubblico, vieni. C'è stata la voglia di rimanerci sul mercato, quindi di innovare, di stare sempre di non essere statici, di non essere statici, di guardarsi intorno, poi sacrifici che sono l'altra parte fondamentale dell'azienda, che è mia moglie e mio cognato, e poi non per ultimo i figli e tutti quelli che ci lavorano intorno, insomma, quindi non lo so, non c'è sacrifici tanti, quindi fare del lavoro la propria vita, purtroppo. Sì, come ha detto giustamente lei, tante rinunce. Non mi accontento di sapere che questa cosa c'è, ma anche da chi arriva, ma qual è il primo step della filiera, perché come, e infatti tipo mi sono fermato un secondo qua perché questa
questa, diciamo, sezione è quella di un'unica azienda. Facevano solo l'affumicatore. Nel 2006 mio padre li ha trovati questa fiera con un solo banchetto, ha rotto talmente tanto le scatole al titolare che adesso, cioè che gli è uscito dalla fiera con l'affumicatore in mano, l'unico che aveva, il tipo. E quello quindi, di esposizione. quello di esposizione. E adesso loro hanno il triplo, il quadruplo dei prodotti che vediamo qua esposti, hanno comprato un palazzo, sono andati avanti a innovare e noi abbiamo sempre seguito un po' questa loro tendenza, perché obiettivamente in Italia ancora non si vedono queste cose, nonostante noi le vediamo da decenni ormai, però evidentemente c'è ancora tanta voglia di vedere cose che in giro non si trovano, e questa è la dimostrazione. Se non andiamo alla ricerca di queste cose un po' strane, un po' uniche, poi se vieni da noi e trovi tutto quello che trovi altrove è difficile. Non possiamo differenziarci solo perché abbiamo il prezzo più basso, perché tanto non ce l'abbiamo. Vi rivolgete a un mercato che è uno dei mercati più volatili in qualche modo, perché è uno dei mercati in cui si vede in maniera ancora più evidente questo fatto di aziende che aprono e chiudono, Sì. di gente che in qualche modo si improvvisa perché la cucina è facile. Sì. Ma anche il bar, ho Esatto. 2 lire, non ho un'attività, apro un bar. Esattamente. Infatti c'è una grande mancanza di professionalità. Di solito diceva, fino a qualche anno fa il rapporto era un locale apre e 3 chiudono, una cosa del genere. Sì. Però sì, il problema, come stava dicendo lui, è che è la mancanza di professionalità, perché hai voglia tu andare a cercare, a spiegare, a giustificare il prezzo di una pentola che per l'induzione non usare quella, perché sennò poi, e poi loro ti dicono sì, ma cosa costa? No, perché là l'ho vista 10 euro meno, poi dopo devi ritornare con la pentola spaccata in due dopo 2 settimane a dire sì, sai, forse era meglio prendere quella professionale subito, ma non sanno comunque come utilizzarla. Sì. E sempre più spesso arrivano le chiamate di persone che dicono voglio acquistare quel prodotto, però non so come si usa, me lo devi spiegare, ed è qui che entra un po' quella, diciamo, Onda di no, salvezza. in realtà, ma neanche, in realtà per me è anche un po' frustrante, perché io lavoro molto sui contenuti e che io continuo a dire che è quello che mi salva da qualunque altro competitor. Cioè, è brutto che io trovi le mie stesse descrizioni scritte da me, non da chat GPT, insomma, online, e ci metta ore a fare delle cose molto complesse e poi lo veda scritto su un competitor. È brutto, glielo devi far togliere, però vuol dire che se forse l'ha fatto è perché lo ritrova come interessante. Però se mi chiama un cliente e gli dico è tutto scritto e lui mi fa ma non l'ho neanche letto, quindi non sai cosa serve il prodotto, non hai letto niente, perché me lo stai chiedendo? Cioè, se me lo chiedesse il mio vicino di casa potrei anche capire, ma tu che fai questo mestiere, perché mi stai chiamando a chiedermi questa informazione? ChatGPT è un potente strumento di intelligenza artificiale progettato per simulare conversazioni umane attraverso testo. Questo programma può comprendere e rispondere a domande facilitando interazioni fluide e naturali. È uno strumento versatile che può essere sfruttato, per esempio, per migliorare il servizio clienti, automatizzare le risposte frequenti e generare contenuti dinamici per siti web e campagne di marketing. Tuttavia, è importante ricordare che non può ad oggi sostituire completamente l'interazione umana e il tocco personale è indispensabile in molte situazioni di business e non. Acquisire un nuovo cliente costa, Sì. ok? E poi diciamo che nel momento in cui lavoro bene riesco a fare il mantenimento e riesco ad ammortizzare i costi Sì. di acquisizione. Ma come dicevamo prima, in un mercato così volatile che aprono e chiudono eccetera, avete messo in campo delle cose particolari per in qualche modo sopperire anche a queste aperture e chiusure eccetera, oppure... Allora, il lavoro di marketing è forse la cosa più complessa, perché per la vecchia generazione l'idea di come mandare una persona in un locale e il marketing e dire o l'hai acquisito o no. Non è così che funziona, cioè il marketing ha dei tempi di reazione lunghissimi e quindi il lavoro che tu stai facendo oggi di marketing si vedrà forse fra 6 mesi, un anno, devi lasciarlo girare, non puoi dire ho lavorato su questa cosa un mese ed ha funzionato bene, perché è impensabile che funzioni così. E noi, ripeto, siamo al 4º restyling di sito, qui la 4ª agenzia quindi di marketing che cambiamo, e siamo partiti che eravamo degli sprovveduti e siamo arrivati oggi con delle conoscenze tali per cui a volte abbiamo dovuto dire di no a dei progetti di marketing di aziende perché ci rendevamo conto di saperne più di loro, ma non come pretesa di saccenza la nostra, perché dopo 20 anni che uno ci lavora dice almeno qualche cosa l'avrò imparata. Ci sono troppi strumenti oggi, non è detto che tutti gli strumenti vadano bene per te quando fai pubblicità, quindi devi anche discernere, fare dei tentativi, alcuni andranno a vuoto, altri li porti avanti perché sono redditizi. Diciamo che cambia talmente in fretta il marketing che
tu ci metti come un pachiderma dei mesi a portare avanti un progetto, poi cambi l'algoritmo, nasce un nuovo strumento, eccetera, e tu sei comunque ancora indietro perché non basta mai, non è più sufficiente, la privacy, AdWords, i social, tutti i canali che conosciamo sono da portare avanti, troppo complessi da portare avanti tutti insieme, e allo stesso tempo facendolo non è detto che tutto porti risultato, ma non puoi neanche privartene. Oggi quanti articoli avete listati in catalogo, online, presenti, eccetera? Allora, catalogati, quindi codificati, penso sui 15-16 mila. Di più? Più di 20.000. Più di 20? Però tanti ne entrano e tanti ne escono anche. Diciamo erano 15.000 qualche anno fa, mi dicono che possiamo arrivare a 20.000. Online circa la metà. A magazzino ancora meno, perché ovviamente bisognerebbe Certo. avere... Cioè, a parte che sarebbe un costo disumano e poi non tutto gira. Come vedete adesso siamo in un reparto porcellana, qua praticamente si va avanti solo quasi a campioni. Certo. Questa non è solo una questione di spazio, ma anche di scelte aziendali. Noi abbiamo sempre pensato che un piatto si cambi meno di un bicchiere, il bicchiere si rompe di più, e quindi preferiamo investire di più in quel business piuttosto che nel piatto che poi abbiamo. E tanto, a volte pensiamo sempre che sia troppo. Troppe variabili. Troppe variabili, di sì. colori, quando è arrivato il colore Sì, è vero. Un'escalation di colori nuovi. Forme nuove. Beh, forme forse un po' meno. Beh, sai, c'è stato comunque il triangolare, cioè il quadrato, tutte le misure strane, e poi il colore materico, naturale, lo shocking, le cose. Prima esisteva solo il bianco, quando uno rifaceva i piatti ne rifaceva 120 per volta dello stesso modello, adesso te ne prendono 6 perché ho quel piatto, 12 perché ho quell'altro piatto in lista, il menù cambia fra 6 mesi, quindi io mi chiedo... Diciamo che è più legato al menù il piatto, no? Sì, Io molto. devo fare la cotoletta, la servo lì dentro, devo fare l'hamburger, lo servo lì. Certo. La mia pasta che ha quel colore lì decido di servirlo dentro a quel piatto lì. La vostra clientela è, diciamo, come tipologia, come livello di locali, è più o meno equamente distribuita sulle varie fasce? Siete più verso gli stellati, tra virgolette, più verso... Secondo me sì, ci poniamo in una fascia intermedia, perché se guardi magari la varietà dei piatti, quello molto alto cerca dei piatti più alti rispetto a quelli che noi teniamo o che abbiamo deciso di tenere. Però è anche vero che ci sono dei prodotti che, come l'azienda molto particolare che abbiamo visto prima, che magari trovano solo da noi, non necessariamente perché sia l'unica ditta che la teniamo, ma perché magari ce l'abbiamo solo online, o magari ha scoperto che abbiamo quel prodotto, quindi potremmo avere anche l'altro che lui cerca, e quindi arrivano a noi soltanto per una cosa molto specifica. Quindi, a parte che penso che sia molto difficile al giorno d'oggi per un locale scegliere di avere un solo fornitore per tutto e affidarsi a lui in ogni cosa, perché come dicevamo il mercato è troppo ampio, c'è troppa offerta sul mercato, quindi più uno è alto di livello, più sa già quello che cerca, a volte i piatti se li fa fare apposta, crea delle collaborazioni, delle partnership in modo anche da non pagare, parliamoci chiaro, per potersi far sponsorizzare. Quindi sì, non lo farò mai, ma potrei farti i nomi di stellati che comprano da noi, però solo quel determinato tipo di prodotto. Stavamo parlando dei numeri. Sì. Quindi stiamo parlando di 15-20 mila prodotti, quando poi se ne hanno un volume così importante è anche poi difficile avere una contezza specifica, a meno che non sei davanti al file o al gestionale, eccetera. Esatto. Difficoltà logistiche nel gestire questo N.000. e come le avete superate? Perché banalmente si dice gestionale, si dice CRM o cose di questo tipo, però... non si superano mai, nel senso che sì, per fortuna abbiamo un gestionale molto efficace, che infatti è molto difficile far dialogare col sito e quindi far combaciare tutto, però il gestionale è efficace, la ragazza che si occupa, la collega del gestionale, è molto precisa, e questo fa la grossa differenza sempre in termini di collaboratori e persone di cui ti circondi, fondamentale sempre. E per fortuna, essendo un'azienda che c'è da così tanto tempo e abbiamo dipendenti che sono qua da tantissimo tempo, forse li trattiamo bene, forse si trovano bene, non è chiaro, ma ci sono, quindi non interroghiamoci troppo. Però non si arriva mai a capo di questa cosa di come gestire le cose, perché giustamente tutti i giorni io dico che si fanno sempre i soliti ragionamenti. Le strategie si vogliono rivedere, ma non a livello di 6 mesi, ma qua si riguardano quotidianamente, ma non ci arrivi mai a capo, perché dove tu togli un prodotto e dici lo devo smaltire, poi sei sicuro a livello teorico di ragionamento che fra una settimana arriva qualcuno che te lo chiede, e quindi tu l'idea che l'hai tolto e non sei riuscito ad accontentare un cliente
sta cosa fa impazzire a livello proprio pratico le persone. Io dico che è difficile e non è bello, ma bisogna farle le scelte. Non sto dicendo che io ho la formula per farle, però è impensabile dover rifare l'esposizione una volta all'anno perché non hai più lo spazio per le diverse cose. È evidente che si va molto mode, non tutte sono praticabili, in quel momento devi averle e quindi devi anche stare un po' al passo coi tempi, perché ben detto, una delle nostre forze è stare al passo coi tempi, però l'altra forza è anche l'assortimento. Quindi stare nel mezzo di queste due logiche senza farti fagocitare. La strategia dell'assortimento si riferisce alla pianificazione e gestione deliberata dei prodotti offerti da un'azienda al fine di soddisfare le esigenze e le preferenze dei clienti, massimizzare le vendite e ottimizzare la redditività. Questa strategia implica la selezione accurata nel tempo del tipo e della varietà di prodotti disponibili, tenendo conto di fattori come la domanda del mercato, la concorrenza, la stagionalità e le tendenze di consumo. Che volume d'affari sviluppate oggi? Siamo vicini ai 4. Ok. Vicini ma non ancora arrivati e l'obiettivo sarebbe arrivarci. Diciamo che il mercato Sapete italiano... in che percentuale siete delle aziende online italiane? e offline? No, in che percentuale siete nelle aziende italiane? Ah no. Sapete come sono divise No, le aziende italiane? non lo so. In Italia abbiamo circa 4 milioni e mezzo di partite IVA, siamo il paese in crescita tra l'altro. col più alto numero di partite IVA in Europa e il 95% delle partite IVA italiane non supera il €1.000.000. Per cui sostanzialmente siete già nel 5%. Sì, sostanzialmente ci abbiamo messo anche 40 anni. Il mercato italiano, dicono anche dei fornitori all'estero, che è sempre stato molto complesso da gestire, proprio per questo network di distribuzioni molto confuse che non si capisce chi fornisce cosa a chi, ma anche il fatto di come pagano gli italiani, perché parliamoci chiaro è quello, e anche perché quella della cucina per gli italiani è sempre stata una cosa da preservare che tende ad evolversi ma non si capisce bene come tra tradizione, innovazione eccetera e quindi molte attività aprono con la pretesa di saperlo fare bene perché se non siamo bravi noi chi è bravo a farlo qua, no? Il problema è che adesso veramente è tutto troppo confuso e tutto troppo basato su quello che uno può offrire in termini di prezzo, cioè è sempre stato così ma adesso la cosa si sta esasperando. La nuova strategia quale potrebbe essere? Andare all'estero? Cioè, adesso che abbiamo un sito, quindi la struttura digitale per farlo, aprirci più a mercati differenti? Potrebbe, non lo so. Però il problema è proprio questo, trovare quelle strategie che permettano di uscire da questo parterre di situazioni che non ti costringano a svilirti, a svalutarti per poter stare sul mercato, ma continuare a fare quello che fai, cioè con la stessa competenza e qualità del lavoro, ma standoci dentro. Un altro tema molto caldo nelle imprese è la famiglia, il passaggio generazionale. No, Madonna, non sapevo che la facevi prima poi questa domanda. È la cosa più facile che esiste. Loro sono più avanti di me. Non è sempre vero. A riuscire a mettere insieme l'esperienza che loro debbano accettare questa esperienza. Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e soprattutto più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. E io che debba accettare i loro cambiamenti. Sì. Che è un'amalgama. Che belle parole. Di tutti i giorni con la frusta in mano. No, perché parole, il problema sono i caratteri, perché sai com'è? Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, diceva Celentano. Secondo me due caratteri uguali prendono fuoco facilmente perché io e lui siamo sempre allo scontro quotidiano. Il problema è uno soltanto, ma prima di tutto perché penso che comunque i genitori vedano sempre i figli come dei bambini, quindi ma lo vedo io come ho un bambino di 3 anni, penso sempre no, glielo faccio io perché lui da solo non è in grado e lui dall'alto dei suoi 3 anni mi fa mamma sono grande, faccio io, anche tu dici porco cane. Forse è vero, mi faccio la tira a parte perché è impressionante questa cosa. Ma a parte gli scherzi, pensi sempre che lo faccio con l'ingenuità di magari 10 anni fa quando ho iniziato era vero, ma siamo cresciuti proprio in epoche diverse, il lavoro è cambia adesso da un giorno, no ma cambia da un anno all'altro, io non ho niente a che fare con la... No, la velocità di cambiamento è esponenziale. Ma con la generazione dopo la mia non riesco a capire come avere a che fare con la sua, perché si lavora e si pensa in modi completamente opposti e poi quando lui ha iniziato 40 anni fa,
non c'era niente di quello che c'è oggi. Certo. Cioè, ma dico una banalità, anche solo lo spazio fisico che c'è oggi, Sì. gli investimenti, il numero di persone, cioè sono partiti in 3, siamo in quasi 15 tra esterni, interni, collaboratori, gente a part-time meno. Ci sono il triplo dei metri quadri, il triplo degli investimenti, 10 volte i prodotti che c'erano allora. Parliamo del digitale, il sito internet, i social, come dicevamo prima, tutto, quindi è cambiato tutto. E adesso, ripeto, io non ho manco TikTok e non sono mia nonna, quindi voglio dire, non sto neanche io al passo con i cambiamenti che ci sono. Difficile che riusciamo a capire come dialogare lui che nel frattempo io come millennial ho visto la generazione del digitale nascere e crescere e lui invece ci si è trovato in mezzo come una cosa che non si riesce a gestire e quindi è impossibile che i punti di vista combacino, mai. E come si farà? Cioè, il fatto che tu fra qualche anno toglierai i fondatori, quelli che fanno l'80% del lavoro in azienda, come continuare a gestire la cosa, cioè, a circondarsi delle persone giuste non è facile. Quindi questo è il cuore della logistica. Magazzino nuovo, una parte. Sì. Poi abbiamo una logistica esterna non lontana da qui, non nostra. Per le scorte, Sì, le diciamo. scorte. Nella storia di un'impresa ci sono tanti momenti difficili, momenti da superare. In questi 40 anni qual è il momento, prendiamone uno, che voi definite un momento 93. difficile e come l'avete superato? Ma io avrei detto il Covid, ma io nel 93 avevo 4 anni, quindi non lo so. Aspetta che mi sia Oltre il Covid, il 93 è stato un anno diciamo difficile perché è venuto a mancare il mio suocero che ci vedeva l'ora di andare in pensione per venirci a dare una mano e aiutarci qui e crisi economica da parte dell'azienda, mancanza di liquidità, ci siamo dovuti reinventare portando in giro i figli col camion e vendendo tutte le macchine. Vendendo quali macchine? Le macchine personali. Letteralmente tutto quello che c'era di vendibile. Andavamo in giro con i figli col furgone la domenica. Qual è stato l'elemento in quel 93, quello che tu dici, quello è stato l'ingrediente con cui ce l'ho fatta? Ma non lo so. Disperazione. Cioè, quando ti devi rifinanziare, devi rinunciare a tutto per prendere la rincorsa, no? Torni indietro per prendere la rincorsa. Sì. Dai, diciamo che oggi nel 2024, guardando quel 93, ci si può sentire orgogliosi. Dopo 30 anni, insomma, va bene. No, tanto che non siamo mai contenti. No, guarda, quello non ci siamo mai mancherebbe. contenti. Ma diciamo che ci sono due cose che vanno dette. Prima di tutto non si può dire non si può fare. Non esiste la parola non si può fare perché sono andati sulla Luna, dico sempre, se è vero. Se poi non è vero, comunque immaginiamo che Complottismo. e qualsiasi cosa fai la stai facendo bene, ma puoi sempre farla meglio. Rispetto a un imprenditore che in questo momento magari si trova o in un momento di difficoltà o in un momento di sto lanciando una nuova linea, sto impostando una nuova strategia oppure sto aprendo proprio qualcosa di nuovo, qual è il suggerimento che vi sentireste di dargli? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Camilla e Giorgio vogliono dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però, come sempre, è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla loro esperienza. 1. Innovare è fondamentale per rimanere competitivi. L'innovazione permette di adattarsi ai cambiamenti del mercato, attrarre nuovi clienti e migliorare l'efficienza. Le aziende che evitano di stagnare possono scoprire nuove opportunità e mantenere un vantaggio rispetto ai concorrenti, garantendo così una maggiore soddisfazione dei clienti e più quote di mercato. 2. Per un'attività essere sempre informati e preparati è essenziale, non mi stancherò mai di ripeterlo. Questo permette di anticipare le tendenze di mercato, rispondere prontamente alle sfide e cogliere opportunità emergenti. La conoscenza aggiornata garantisce decisioni più efficaci e rafforza la posizione competitiva dell'impresa. 3. Nel business, così come nella vita in generale, il miglioramento continuo è la chiave per l'eccellenza. Non accontentarsi mai e aspirare a fare meglio ciò che si fa bene stimola l'innovazione e l'efficienza. Questo approccio trasforma le buone pratiche in processi eccezionali, aumentando la competitività e il valore dell'impresa.
Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata che, udite udite, chiude questa prima stagione di Imprese. Voglio quindi ringraziarvi per averci seguito, commentato e sostenuto in questi mesi. Ora è tempo di prendere una piccola pausa. Ma non temete, non si tratta di aspettare un intero anno come le serie più blasonate ci hanno insegnato. Infatti stiamo già lavorando a nuovi contenuti che vi sorprenderanno e ispireranno. Quindi segnatevi questa data, 2 giugno 2024, che oltre a essere festa nazionale è anche il mio compleanno. Per cui magari qualche augurio nei commenti fa sempre bene. Quindi un solo mese di pausa e torneremo con la seconda stagione carichi di novità e pronti a riprendere questo magnifico viaggio insieme a voi. Fino ad allora continuate a seguirci sui nostri social per aggiornamenti e anteprime esclusive. Ma ora torniamo al consiglio di Camilla e Giorgio e noi ci rivediamo domenica 2 giugno alle 21. Parti veramente con un basso profilo. Cioè io ho un cliente che viene da me e mi dice ho questo progetto, ripeto, di mega design con investimenti milionari, io direi ma parti con un locale con meno posti, più... Diciamo low profile. Sì, low profile, cioè piano poi iniziare ad allargarti, a mettere dentro più investimento, a prendere più persone, metri quadri, cose, cioè però devi prima far funzionare il piccolo, non puoi partire dal grande e sperare che l'investimento ti ritorni, secondo me non funziona. È gigantesco per portare in giro cose che non so se venderò. Ma anche con un budget molto grosso, partire e dire apro 3 locali da 120 posti l'uno, io non lo farei, cioè sono molto conservativa, avrei molto paura di buttare lì un investimento che poi non so se mi ritorna, vorrei vedere la mia attività perfettamente curata nel piccolo e poi pian piano ampliarmi. Magari anche senza pian piano, però perlomeno prima fai una cosa fatta bene nel piccolo, sì. testa, verifica e poi... Sì, se dovessi dare forse un suggerimento sarebbe quello. E soprattutto al giorno d'oggi, visto che noi siamo partiti nel 2006, ripeto anche a livello digitale le cose erano diversissime, parti anche con una strategia di marketing dietro, subito, molto ben precisa. Cioè fate aiutare le persone che sanno quello di cui parlano. Quindi il mio consiglio è parte con una strategia di marketing ben precisa, con un'attività in piccolo che al massimo tu puoi decidere di ampliare, ma non partire dal grosso per poi farti scoppiare qualcosa in mano. Per poter entrare in contatto con voi, per conoscervi, eccetera, eccetera, sito internet che facciamo mettere qui sotto è? Regimania.com. E poi su regimania.com trovate riferimento a tutti i canali social, tutti. Fantastico. Non farmi ripetere memoria, non li so neanche io. Ci mancherebbe. No, li so, però sai, troppi. È stato un piacere. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Permesso, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, buongiorno. Sì. No, non tu. Passa pure. C'ha paura di me. Eccoti. Eh sì, io te l'ho scritto, guarda che arriviamo già a camera accese. No, non penso, questa veramente è la cosa più imbarazzante della giornata, non verrà mai tagliata all'interno del video. Ma finirà nei bloopers, comunque piacere, No, Manabi.